Benvenuti viaggiatori, io sono Flor-de-Lis e questo è il mondo delle fate. Questo sarà il primo video dedicato alla festività di Lughnasadh o Lammas. Nel video di oggi andremo a realizzare praticamente un portacandele, però tutto profumato e con tutte le corrispondenze che sono riuscita a trovare, che avevo a disposizione a casa riguardanti la festività. Allora, partiamo dai colori. I colori di questa festività sono oro o giallo, il rosso, l'arancione, il marrone e il verde. Quindi per quanto riguarda le erbe che avevo a disposizione a casa, erbe e frutta, io andrò a utilizzare i fiori di sambuco, le fette di arancia e di limone essiccati. Queste io le ho essiccate da sola tramite l'essiccatore. Poi andrò a utilizzare della lavanda sempre essiccata, della salvia sempre essiccata e della menta. Queste erano le erbe e i fiori di corrispondenza della festività che io avevo a disposizione. Essendo che voglio fare una specie di portacandele profumato, ci servirà poi anche una candela. Io ho trovato questa a forma di rosa sui toni del rosso, che è un altro dei colori della festività. Oltre a questo, sempre per renderlo ancora più profumato, andremo a utilizzare del potpourri, ovviamente quello di colori di festività. E poi ho trovato queste bellissime, chiamiamole bolle di gel, palline di gel, tutte profumate sui toni del giallo. Il tutto lo andremo ad inserire in questa specie di vaso di vetro trasparente fatto a boccia, e per le decorazioni esterne, essendo che comunque voglio fare in modo che si veda quello che mettiamo all'interno, andrò semplicemente a utilizzare del washi tape giallo cangiante e del pennarello oro indelebile. Per tutti i materiali, come sempre, non vi preoccupate, vi lascio qui sotto in descrizione il link affiliato a Amazon con tutti i materiali per poter ricreare questa creazione. E se siete interessati alla festività di Lughnasadh o Lammas e volete avere qualche informazione in più sulle corrispondenze, su cosa fare durante questa festività, vi lascio sempre qui sotto in descrizione il link del canale YouTube di Artifex Omni, dove troverete una playlist interamente dedicata alle festività della ruota dell'anno, compresa Lughnasadh. Quindi iniziamo! Allora, come primo passaggio andremo a decorare il vaso. Come vi ho detto, lo farò molto semplice, quindi vado a prendermi il mio washi tape e vado semplicemente a creare una specie di strisce sul mio vaso, molto semplici, perché comunque voglio lasciarlo abbastanza neutro. In questo modo qui. Poi mi vado ad aprire il barattolo del gel
Questo io l'ho comprato in un negozio che vendeva articoli per la casa, però tranquillamente sicuramente si trova anche su Amazon. E vado a riempirmi la mia bowl con tutte le palline. Fa un profumo meraviglioso. In questo modo. Questi non li andremo a buttare, ma questi poi li puliremo, li laveremo, li riutilizzeremo per altre creazioni. Una volta fatto questo, andiamo a inserire quindi le nostre decorazioni. Mettendole dentro alle palline, in questo modo, incastrate nella parte che si vede del vetro. Poi con l'aiuto di uno stecchino andiamo ad inserire i fiori di sambuco. La nostra lavanda, tutte le nostre varie decorazioni e in ultimo la nostra candela. Allora, in questo caso ho visto che ho messo troppe palline, quindi quello che vado a fare, vado a riprendermi il barattolo e vado a togliere un po' di palline perché ne ho messe troppe. In ultimo andiamo a scrivere il nome della festività. Adesso ripulisco tutto, intanto asciuga il pennarello oro e poi ci diamo una seconda passata. Allora, ed eccoci qua con la nostra decorazione finita. Ora cerco di farvela vedere così, ma poi tanto vi faccio il video dove si vedrà per bene. Quindi questa è la nostra decorazione portacandele profumata per Lughnasadh. Un'ultima accortezza, se utilizzate come nel mio caso le candele così, quindi è proprio totalmente di cera, mi raccomando fate attenzione al momento che la accendete, perché quando poi arriverà nel punto dove è a contatto con le palline di gel va spenta, perché comunque sia, essendo che queste sono comunque fatte con profumi
è sempre conveniente spegnerle. Se volete stare completamente sicuri, utilizzate delle tea light a batteria. Io ve la faccio vedere accesa. Quindi questa è la nostra decorazione una volta accesa. Quindi avrete la candela, quindi il portacandele più tutto il profumo delle palline in gel e delle cose che abbiamo inserito all'interno del nostro portacandele. Come sempre vi consiglio e vi ripeto, se volete stare completamente sicuri, quando fate questa tipologia di creazioni, utilizzate delle tea light a batteria. Ora io in questo momento non ne avevo a disposizione, quindi ho optato per una candela classica, ma ovviamente al momento che io poi la accenderò per la festività starò molto attenta a non lasciarla bruciare da sola, quindi comunque tenderò a tenerla d'occhio. Per tutti i materiali, quindi come sempre vi lascio qui sotto in descrizione il link affiliato Amazon con tutti i materiali per poter ricreare questa bellissima decorazione per Lughnasadh. Se siete interessati alle spiegazioni, le corrispondenze e delle informazioni su Lughnasadh, vi lascio il link del canale YouTube di Artifex Omni, dove troverete una playlist tutta dedicata alle festività della ruota dell'anno, compresa Lughnasadh. Vi ricordo anche che se vi piacciono i miei video e volete supportare il mondo delle fate, mi raccomando, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina degli avvisi. In questo modo non vi perderete nessuno dei miei video e supporterete così anche il mondo delle fate. Ci vediamo al prossimo viaggio, viaggiatori!